Il secondo motivo, che era le valigie senza telaio. le valigie senza telaio. E ci disturbano sempre. Ma chi è quello là? Ciao, sono sempre Maurizio E io sono Armando. Salta sempre su senza che gli chiedo niente. Non va mai bene. Sono qua con il mio amico Armando, giusto? Sì, esatto. Armando, perché vogliamo introdurre un argomento che secondo noi è molto interessante per chi compra il nostro tipologia di moto, cioè le valigie laterali. Esatto. Inizialmente questo doveva essere una comparativa tra due modelli di valigie diverse fatte da due costruttori artigianali. Poi, dovuto al fatto che tutti e due abbiamo scelto le stesse valigie, cioè lui mi ha copiato in realtà, Esatto, proprio il contrario. Comunque va bene. a questo punto è diventata una recensione. Stiamo parlando delle Cobblebike, un'azienda artigianale che fa le valigie in alluminio in modo artigianale e che ha la sua sede a Bologna. Abbiamo visto quelle sull'Africa Twin, adesso vediamo quelle sul GS. In questa recensione cercheremo di toccare tutte quelle che sono le caratteristiche importanti delle valigie, che vanno dalle caratteristiche costruttive appunto, ma anche dalla funzionalità. Faremo alcuni test, tra l'altro faremo anche il crash test sulla BMW, giusto? Sì, è proprio, esatto. È la prima volta che fa un video con me e già mi boicotta. Ci devo subito mettere Vabbè. la mia. Niente il crash test. Niente crash test, faremo altri sembra... test. Comunque credo che faremo dei test che saranno abbastanza interessanti per chi vuole acquistare questo tipo di valigie. Innanzitutto andiamo col dire perché abbiamo scelto queste valigie. Per noi c'erano due cose molto importanti. La prima è che rimanessero dentro ai termini di legge per quel che riguarda le misure da codice della strada. In pratica dentro il metro. Sappiamo che è un argomento molto dibattuto, lo vedo anche sui forum, lo vedo che la gente parla e dice che nessuno è mai stato fermato per questo motivo, però secondo noi se succede qualcosa Di grave, cioè fai cadere una persona, urti contro qualcosa, che guarda caso la misura delle valigie è abbastanza importante, non sono così sicuro che l'assicurazione poi non gli dia importanza, quindi per noi questo comunque era una cosa fondamentale. Andiamo a quello che è il secondo motivo per cui noi abbiamo scelto queste valigie, che sono E le valigie senza telaio. so che in molti installano la valigia sulla moto e poi non la diventa parte integrante praticamente del mezzo, non la smontano più, la usano per qualsiasi cosa. Per me Armando invece è importante che le valigie siano utilizzate solo quando sono piene. Una volta finito un viaggio, le valigie vanno nel ripostiglio e ci deve andare anche il telaietto. Esatto, quindi con meno diciamo accessori rimangono installati sulla moto, con più per noi le valigie sono migliori. Adesso andiamo a vedere per come si smonta e monta questa valigia. Vai Armando. In 3 secondi è smontata la valigia con il sottelaio che è rimasto attorno. Che è rimasto lì. Quindi in pratica utilizza gli agganci diciamo originali della moto, e poi la moto rimane così come mamma l'ha fatta, mamma BMW in questo caso. Quindi la moto da così nuda com'è, andiamo a vedere installargli la valigia. Il tempo di installazione è veramente pochi secondi, rimane solo da mettere il pomolo. Ecco, su questo fatto del pomolo secondo noi poteva essere fatto qualcosa di meglio. Devono studiare una miglioria. E questo è il fermo da antifurto che una volta inserito questo leveraggio non si muove più. Esatto. Poi la valigia è già finita. Che riguarda l'estetica, non valutatele dalle due valigie che vedete, perché sono estremamente personalizzabili. In pratica ognuno le fa come gli pare, per quel che riguarda il colore, per quel che riguarda il tipo di adesivo da installarci, il colore dei coperchi, la finitura, anche il tipo di serratura, il tipo di legatura per i cinghioli. Quindi, tra diciamo, le due moto potete già vedere adesso che sono diversi uno esatto, dall'altro. lui ha preso le più brutte. È logico. Quindi diciamo che esteticamente uno può fare quello che gli pare. Per quel che riguarda l'apertura, anche questa è personalizzabile, è abbastanza pratica. In pratica uno può o decidere di alzare semplicemente e lasciarla aperta, oppure di togliere il coperchio e eventualmente di agganciarlo lateralmente. Chiaramente questa è un'opzione che ho scelto io,
ma uno può anche scegliere l'opzione che è aprire il coperchio semplicemente e non doverlo più staccare. Guardiamo invece le finiture dell'alluminio, le saldature sono fatte veramente molto molto bene, anche la verniciatura direi che è ad arte. Questa valigia rispetto ad altre ha questo bordino che a noi onestamente è piaciuto molto. Il difetto di questo bordino è che ti restringe la bocca della valigia, quindi probabilmente molti caschi non passeranno. Il vantaggio è che le rende molto più robuste e molto più non impermeabili, ma è molto più difficile che l'acqua riesca a passare questo bordino. Vediamo anche le finiture interne, saldato molto bene. Queste valigie qua hanno anche l'opzione di metterci un rivestimento. Noi non l'abbiamo scelto, non l'abbiamo messo, ma comunque se uno proprio non gli piace questi rivetti a vista può metterci un rivestimento che l'azienda lo offre come opzione. Possiamo fare vedere che questo restringimento, questo bordino, non ti permette di entrare con il casco in nessuna maniera. A meno che la valigia, uno non possiede un casco jet, in questo caso nella valigia da 48 diciamo passa, può essere diciamo trasportato oppure messo in sicurezza dentro la valigia. Eventualmente facciamo vedere, per chi avesse già un bauletto magari della Givi, come in questo caso è abbastanza capiente, questo è un Givi 58, Trek in 58. l'apertura delle valigie sulla Honda è possibile, prova a aprire e ci passa, fai vedere se ci passa. Ok, quindi diciamo che un combo così direi che è possibile. Facciamo la stessa prova con il BMW e vediamo che sul BMW l'operazione è molto più complicata, molto più complicata. Andiamo con un altro tipo di bauletto che è il Givi 52, ma direi che il risultato non cambia. In pratica con queste valigie, se non si ha la valigia piccola, bisognerà fare una modifica alla piastra della moto per spostarla indietro. Test salita sulla moto. Con la tedesca la distanza tra le pedane del passeggero e le valigie è più generosa e per questo motivo il passeggero sale più agevolmente e ha più libertà di movimento rispetto alla giapponese. Lo smusso inferiore delle valigie migliorano leggermente la situazione sulla Honda, ma lo spazio rimane comunque abbastanza limitato. Un test che a noi interessa anche a noi, ed è la prima volta che lo facciamo, perché vogliamo vedere il risultato. È uno dei fondamentali. Il test inondazione, cioè in pratica andiamo a bagnare la valigia come se a simulare, diciamo, una coazione molto forte. Mega maxi. E vediamo come si comporta la valigia. Intanto partiamo da una valigia che è asciutta. Adesso Armando sta simulando una pioggia consistente, non una coazione. E poi dopo inizia a piovere sempre di più. Riesce a far piovere ancora di più? diamo più getto e più forza. Giraci anche di qua. Basta, che direi che te l'ho già lavata abbastanza. Grazie. Veloce asciugata in modo che l'acqua non entri proprio quando l'apriamo, ma vogliamo verificare che almeno la parte superiore sia asciutta. Tiro via il coperchio. Ta 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 ta. Prima guardo io. Dai. Direi prova superata, non c'è veramente neanche una goccia d'acqua come ci aspettavamo. Si vede che qualche goccina è qua sul bordo, ma proprio è appena umidità umido, ma dentro è veramente tutto perfettamente asciutto. Sì. Andiamo a vedere anche
anche per quel che riguarda dentro al portaattrezzi, è perfettamente asciutto e non c'è traccia d'acqua. Direi da questo punto di vista promosso. Dovuto al fatto che queste valigie ingombrano un po' la maneggevolezza della moto, anche mettere sul cavalletto potrebbe essere un problema. Adesso Armando prova a mettere sul cavalletto l'Honda. E ce l'ha fatta. Armando è un omino da 83 kg, però ce l'ha fatta. Guardiamo la stessa operazione fatta sul BMW. Sul BMW è un po' più agevole, o mi sbaglio? La maneggevolezza c'è lo stesso, la differenza della moto che ha un'escursione molto più alta al mono dell'Africa e perciò hai bisogno di uno slancio maggiore. Non riuscendo ad andare molto indietro fisicamente per prendere lo slancio, ti limita un po' la movimentazione. Basta solo prenderci la mano 2 o 3 volte, non credo che sia una limitazione che le valigie danno così eccessivamente. Adesso vogliamo far vedere una chicca di un accessorio di questa moto, da cui si capisce che le valigie sono progettate da un motociclista e che sicuramente c'è la mano anche di una motociclista che è abituato a fare viaggi itineranti, dove tutte le sere uno può aprirsi la valigia con questa comoda cerniera non centrale, evitare di disfarla, ma appoggiarla semplicemente sul suo reggivaligia e ha tutti i suoi indumenti comodissimi a portata di mano. Come si vede dal filmato dell'innaffiatura, io sulle mie valigie ho installato anche questo portaattrezzi. Ho pensato di far vedere cosa ci tengo dentro, non tanto perché sia importante quello che faccio io, quello che tengo io dentro il portaattrezzi, ma perché credo che possa aiutare a capirne la capienza. Allora, andiamo a vedere, io ho delle cinghiette che non si sa mai, ho un accendino con della lottite, fascette piccole, fascette grandi riutilizzabili, un piccolo kit per riparazioni elettriche, forbici, filo termoretraibile, chiave inglese di varie misure, cutter, qualche chiavina bussola, cacciaviti di vario tipo e così via. Kit per le riparazioni con qualche fusibile dentro e anche qualche vitiparte, così via. Grasso per la catena. Gli amici del BMW naturalmente non ne hanno bisogno, ma noi sì. Ok, questo più o meno è tutto quello che io ci tengo dentro e credo che faccia capire la capienza del portaattrezzi. Adesso andiamo a fare una carica da poco normali sulle nuove valigie per fare una sorta di stress test e vedere come si comportano gli attacchi, se c'è qualche problema, se ci sono delle vibrazioni o se durante la marcia magari le valigie oscillano in modo anomalo. È chiaro che questa carica sarà veramente oltre misura, ma è per fare una sorta di stress test. Con la moto così carica andrò a fare un giro, è una cosa da non fare chiaramente perché ci sono 18 kg da una parte e 10 dall'altra, però mi permetterà almeno di capire come si comportano queste valigie. Andiamo a provare. Per fare questa prova mi vado a percorrere un pezzettino di strada bianca, niente di che, ma comunque è una strada abbastanza rovinata con delle belle buche. Credo che sia ottimale per capire se, eccoci qua,
se le valigie con questo peso si comportano male, oscillando, oppure no. Ci sono qualche buca, andiamo a prendere tutte. Vedete, le buche non mancano. Facciamo anche questa prova in strada, anche se devo dire che una prova in strada delle valigie effettivamente non ha un gran senso, però quello che a noi interessa è anche per vedere se il comportamento dinamico della moto è compromessa da questi 30 kg in più che ha, tra l'altro anche messi sulla moto in modo non simmetrico, un po' sbilanciati, diciamo, 20 da una parte, 10 dall'altra. Devo dire che comunque sono abbastanza soddisfatto alla fine, non mi accorgo neanche di averle, vibrazioni non ce n'è, come ho già detto prima, rumori non ce ne sono. È chiaro che questo è un test di una mezz'ora, ma comunque la strada è abbastanza tortuosa e quindi mi aiuta a capire se effettivamente la guidabilità della moto ne risente, insomma, cosa che al momento non mi sembra. Quindi adesso quasi quasi torno indietro e direi che tanto la prova in strada possiamo considerarla già finita. Il video è finito, la moto è in garage. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete anche un mi piace, che è da stimolo a farne degli altri. Nel frattempo, qualsiasi domanda mettetela pur sotto, che io utilizzerò le valigie e magari darò risposte più aggiornate. Ciao!